Ciao amici, come ormai appurato da me e da altri utenti che seguono il canale, il tachimetro della nostra Zenbike non è preciso, quindi ho notato che segna circa il 10% di velocità in meno rispetto alla velocità reale misurata col GPS. Quindi, su suggerimento di Giampiero, che saluto e ringrazio, proverò a settare correttamente i parametri nel menu nascosto in maniera tale da fare in modo che la velocità segnata dal nostro tachimetro sia allineata alla velocità registrata tramite GPS. Per far questo mi servirò di un'app Android che vi faccio vedere tra poco sul cellulare e che per la quale magari vi lascio il link direttamente nei commenti, e farò un fine tuning in una voce specifica del menu segreto. Vediamo di riuscire a trovare una quadra e fare in modo tale che siano le velocità del tachimetro e dell'app che misura velocità tramite GPS siano il più possibile allineati. Allora, come effettuerò il test? App speedometer pronta, contachilometri in vista, metto il livello di assistenza ad 1, andrò solo tramite acceleratore e farò questo rettilineo per farvi vedere qual è la situazione iniziale tra velocità mostrata sul tachimetro e velocità reale registrata sul GPS. Man mano che effettuerò le varie vasche, chiamiamole così, giocherò sul parametro P06 che vi faccio vedere tra poco, in maniera tale da modificare la dimensione del cerchio della bicicletta in maniera che il valore mostrato sul tachimetro sia il più possibile vicino a quello registrato via GPS. Vediamo qual è la situazione iniziale, quindi cominciamo. Allora, sono un po' sotto la tangenziale, vediamo qui. Quindi vediamo velocità mostrata sul tachimetro 15-16, qua siamo sui 17 che a volte diventano 18, quindi poco più di 1 chilometro di differenza c'è. Aspettate, continuiamo. Mi metto sotto, in maniera che non sia sotto il ponte, quindi tra 1 e poco più di 1 è la differenza di velocità. Quindi menu segreto, livello P06, e cominciamo a vedere che succede. Mettiamolo a 26.3 per esempio e vediamo come cambia la velocità mostrata dal nostro tachimetro. Dai, su. Quindi riportiamoci in posizione. E vediamo, stessa cosa, livello 1, acceleratore, e 1. Vedete che già la differenza è diminuita, però ancora non ci siamo, quindi aspettate. Quindi provo ad aumentare ulteriormente il parametro, portandolo magari a 26,8, 26,9. Cioè l'impressione che ho adesso è che sia intorno all'1 la differenza, quindi magari lo sposterei della stessa quantità in avanti, stessa quantità utilizzata finora in avanti, in maniera tale da ottenere grosso modo lo stesso incremento di velocità mostrato dal tachimetro. Quindi torniamo al P6 e andiamo a fare 26 e 6. Rimettiamoci in posizione e vediamo. Acceleratore, via.
punto continuo, a sto punto andiamo a 27. Adesso si sente un po' di più, adesso stiamo stabilmente oltre i 16 e vedete 16,4, 16,5, il GPS mostra i 17, purtroppo non ho i decimali. A questo punto potrebbe essere abbastanza in linea la velocità, ma per esserne ancora più sicuri, provo a rifare lo stesso giro, lo stesso test, magari aumentando il livello di assistenza, quindi portandolo a 3, e vediamo se siamo allineati. 25, 26, 27. Credo ci sia ancora, ma è davvero poca, e soprattutto non riesco a entrare ad arrivare a una precisione tale da renderli esattamente uguali, perché qui ho i decimali e qui no. A questo punto io credo di essere vicino alla soluzione definitiva, quindi imposto a poco più di 27, 27,2, anzi facciamo 27,3 e vediamo che succede, ma siamo secondo me abbastanza allineati adesso. Secondo me ci siamo. Ora, come faccio a capire quanto c'è ancora da modificare il parametro? Quindi fare in modo tale che siamo allineati tra le due misurazioni anche sui decimali. In effetti farlo adesso è difficile, quindi mi servirò di registrerò il giro che faccio e terrò traccia del totale dei chilometri misurati tramite GPS e del totale dei chilometri misurati tramite contachilometri. Alla fine di questo giro, che sarà, non lo farò lunghissimo, farò un 10 km, capirò se e quanto modificare ulteriormente i decimali sul parametro P6 che avete visto. Vi do aggiornamento dopo.
amici, allora facciamo il punto dopo 4 km e 4 di tachimetro e vediamo che in realtà il GPS ha misurato 5 km e 05, quindi ancora non ci siamo. Dunque devo fare in modo tale da modificare ulteriormente il parametro, il P06, e portarlo a questo punto, provo a fare 27,7. Quindi faccio un altro giro di circa 5 km e vediamo se i due hanno una misurazione grosso modo allineata sulla distanza percorsa. A dopo. Allora, dopo ulteriori 2 km di tachimetro, vediamo che la distanza totale è salita a 7,26, quindi eravamo a 5,05, siamo ancora indietro di circa 200 metri. Dunque, continuiamo, come abbiamo capito, a modificare il parametro P6 e lo portiamo a 28 a questo punto. Dunque, ulteriori 2 km e proviamo a rifare nuovamente il punto. Allora, dopo 2 km con la nuova configurazione, vediamo se sulle distanze siamo più o meno allineati tra distanza misurata al tachimetro e distanza misurata tramite GPS. Prima eravamo a 7,26, dovremmo essere a 9,26, 9,47. Ancora c'è una differenza, quindi continuiamo a P6 a modificare questo parametro 28,4 e vediamo come cambia. Quindi 9,47, facciamo altri 2 km e vediamo se si arriva a 11,47.
Allora amici, ulteriori 2 km di tachimetro, eravamo a 9,47, dovremmo essere ad 11,47, vediamo, 11,65, continua ad essere un pochino indietro. Ultimo test, diciamo che rispetto a prima siamo andati un pochino meglio, però ancora non ci siamo, quindi andiamo a 28, a questo punto passiamo a 29. Vorrei vedere, cavolo, quantomeno che ci avviciniamo in maniera un pochino più importante a quella che è la velocità, o meglio la distanza realmente percorsa tramite GPS. Quindi siamo passati a 29, da 11,65 dovremmo arrivare a 13,65. Allora, ulteriori 2 km, eravamo a 11,65, dovremmo essere a 13,65, siamo a 13,82. Va bene, dobbiamo continuare a giocare col parametro, quindi lo sposto ancora un po' e vediamo come cambia. Allora, ulteriori 2 km di tachimetro, ho impostato il parametro a 29, eravamo a 13,84, sì, vediamo adesso a quanto siamo arrivati, quindi dovrebbero essere 15,84, siamo a 16,05, diciamo che mi sono scocciato di continuare così, a botte di ulteriori test, e siamo ancora, abbiamo una differenza di circa 200 metri tra quello che traccia lui e quello che traccia il GPS. Dunque continuiamo con il nostro solito giochino e saliamo a questo punto a 31. Vorrei vedere la fine del tunnel, altri 2 km e vi faccio sapere. Amici, altri 2 km sono stati completati con la nuova configurazione
impostando il parametro P06 a 31. Eravamo a 16,05, siamo a 18,15. Diciamo che siamo vicini a trovare una quadra, dunque aumento ancora un pochino il parametro portandolo a 31,3 e faccio ulteriori 2 km per vedere come cambia la situazione. A dopo. Amici, ulteriori 2 km con la nuova configurazione che vi ricordo era 31,3 e eravamo a 18,15, dovremmo essere a 20,15. Vediamo un pochino. 20,14. Diciamo che secondo me possiamo dirci abbastanza soddisfatti, magari addirittura siamo andati un pochino oltre, quindi magari io lo abbasserei di pochissimo, quindi lo porterei a 31,2 e diciamo che la configurazione del nostro tachimetro, per avere un qualcosa di allineato alla misurazione effettuata con il GPS, finalmente ce l'abbiamo. Spero di esservi stato utile e di non avervi annoiato troppo. Aggiungo che questo tipo di approccio è utilizzabile con tutti i modelli simili, quindi io l'ho fatto sulla Thunderbird Plus, però potrebbe essere utilizzato con qualsiasi altra bicicletta e-bike dotata di questo tipo di computer di bordo che permette di settare i parametri del tachimetro. Ciao a tutti! Allora, ci siamo salutati a 20,14, io ho resettato il tutto e ho modificato il parametro e l'ho messo a 31,2 rispetto a 31,3, quindi con 11,1 km saremmo dovuti essere a 31,24, siamo a 31,77, quindi in realtà devo ritornare sui miei passi e rimettere l'indicatore, il parametro a 31,3 perché credo sia più giusto. Quindi completo il giro facendo altri chilometri con questa configurazione e vediamo come cambia il risultato.